Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo video continuiamo il discorso sulla gestione delle date in Excel. Le date in Excel possono sembrare semplici, ma nascondono un enorme potenziale. Oggi scopriamo insieme come utilizzare le funzioni anno, mese, giorno, data e data.valore per estrarre informazioni, creare date e gestirle in modo rapido ed efficace. Iniziamo con una spiegazione semplice e chiara di ogni funzione e subito dopo passiamo alla pratica con esempi concreti che potrai applicare immediatamente nei tuoi fogli di lavoro. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! In questa tabella dobbiamo calcolare il totale degli importi realizzati in ciascun anno. In questa situazione potremo utilizzare la funzione somma se, ma andando a cercare ad esempio il 2026 in questa colonna non troveremo alcun risultato, poiché ti ricordo che per Excel le date sono semplicemente dei numeri e quindi il 2026 non è presente in questa colonna. Annullo tutto, CTRL Z e ti mostro come estrarre l'anno da una data. In Excel esiste una funzione che ci permette di raggiungere il nostro obiettivo. Si chiama appunto anno e prevede un solo argomento, un numero seriale. Ti ricordo che questi sono tutti numeri seriali e quindi mi posiziono in cella C5, digito uguale anno, seleziono la funzione, seleziono la cella contenente la data dalla quale voglio estrarre l'anno e premo invio, ottenendo così un numero vero e proprio che corrisponde all'anno di appartenenza. In Excel esistono altre due funzioni, rispettivamente mese e giorno, che operano in modo analogo. La funzione mese restituisce il numero del mese di una data. La sua sintassi è identica a quella della funzione anno e dunque prevede come argomento un numero seriale, e cioè una data. Premo invio e ricavo il mese numero 3, cioè marzo. La funzione giorno invece restituisce il numero del giorno del mese. Dopo averla selezionata dall'elenco con un doppio clic, seleziono la data e premo invio. Copio ora le tre formule verso il basso e cerco di rispondere alla domanda iniziale. Iniziamo a ricavare gli anni presenti nell'elenco. Lo posso fare mediante la funzione unici. La seleziono con un doppio clic, seleziono l'elenco degli anni e premo invio. Ottengo così che gli anni sono solamente 2. Per ordinarli posso utilizzare la funzione dati ordina. La scelgo dall'elenco, chiudo la parentesi qui alla fine e premo invio. Infine, mediante la funzione somma se, posso soddisfare la richiesta. Seleziono la funzione, come intervallo di ricerca seleziono la colonna anno, la blocco mediante il tasto F4, premo punto e virgola, come argomento criterio seleziono la cella G7 col tasto freccia, poiché non mi è possibile raggiungerla con il mouse, digito di nuovo punto e virgola e come intervallo somma seleziono la colonna importo bloccandola mediante il tasto F4. Premo invio e trascino la formula verso il basso, ottenendo così il risultato desiderato. Queste tre funzioni sono importantissime poiché ci permettono di estrarre informazioni ed eseguire calcoli sui dati presenti nel database che sarebbero impossibili da eseguire usando il formato data presente nelle celle. Vediamo ora come ottenere lo stesso risultato utilizzando una formula matriciale. Dopo aver estratto l'anno con la medesima strategia utilizzata in precedenza, possiamo ricavare i totali annuali in questo modo. Utilizzando la funzione anno, estraiamo l'anno dalle celle della colonna A ed uguagliamo tali anni al contenuto della cella G13, contenente in questo caso il valore 2025. Otteniamo così una matrice vero-falso, dove vero corrisponde a 1 e falso corrisponde a 0. Moltiplichiamo tale matrice per la colonna B della tabella, la colonna importo. In questo modo, quando la prima matrice darà come risultato 1, verrà copiato l'importo corrispondente, mentre in corrispondenza di 0, cioè di falso, verrà riportato uno 0. Utilizzando infine la funzione somma, vengono sommati i valori presenti in questa matrice e si ottiene il risultato desiderato. Passiamo ora a un'altra funzione molto utile sulle date.
Abbiamo a disposizione 3 numeri corrispondenti al giorno, al mese, all'anno e dobbiamo creare la data completa a partire dai 3 numeri assegnati. Potremmo pensare di utilizzare l'operatore di concatenazione ampersand per unire questo testo a una slash, a questo testo a un'altra slash e al terzo testo, oppure la funzione testoUnisci per concatenare i valori delle 3 celle separati da uno slash. Questi metodi sono completamente errati e te lo dimostrerò in seguito. Per ottenere il nostro risultato, Excel ci mette a disposizione la funzione data, che prevede 3 parametri, l'anno, il mese ed il giorno. Inseriamo tale funzione in cella D5, uguale data, selezioniamo la funzione con un doppio clic ed inseriamo anno, punto e virgola, mese, punto e virgola, giorno e premiamo invio, ottenendo così una data vera e propria. Puoi controllare che si tratta di un numero seriale corrispondente a una data impostando il formato generale. Annullo tutto e ti mostro invece che in queste celle è già presente il formato generale e quindi questo è testo puro. Excel non sarà in grado di svolgere i calcoli con delle date scritte in questo modo. Te lo mostro. Uguagliamo questa data a una qualsiasi di queste due date. Posizioniamoci in questa cella di colore verde, digitiamo uguale, clicchiamo in questa cella, digitiamo di nuovo uguale e clicchiamo in questa cella. Premendo invio, Excel ci dà come risultato falso. Le due date non corrispondono, infatti questa è una data e questo è un testo. Uguagliando invece i due testi, avremo come risultato vero. Inserisco uguale, clicco in questa cella, di nuovo uguale e clicco in questa cella, invio. Come puoi notare, i due testi sono equivalenti, ma non sono assolutamente delle date, e anche se fossi riuscito a ottenere il formato 2203-2026, si sarebbe trattato comunque di testo e questa data non sarebbe uguale a questa. Trascino verso il basso la formula e in questo modo riesco a creare le date che mi servono. Vediamo ora alcune applicazioni della funzione data. Con i 3 esempi che ti mostrerò ora, vedremo che la funzione data gestisce automaticamente mesi e giorni fuori intervallo. Ci penserà Excel a normalizzare sia i mesi che i giorni, in modo da ottenere la data corretta. Questi 3 esempi mostrano una caratteristica utile della funzione data. Non è necessario mantenere mesi tra 1 e 12 o giorni entro il numero massimo del mese, poiché Excel gestisce automaticamente gli sforamenti. Esempio numero 1. Un'azienda stipula un contratto il 15 aprile con una durata di 18 mesi. Calcola automaticamente la data di scadenza utilizzando la funzione data. Ti mostro la funzione già inserita. Come anno ho impostato il 2026. Come mese 4, corrispondente a aprile, più 18, che ora correggo, e come giorno 15, corrispondente al 15 di aprile. Premendo invio ottengo la data di scadenza. Esempio numero 2. Un fornitore concede un pagamento a 45 giorni dalla data di emissione della fattura, emessa il 12 maggio 2026. Determina la data di scadenza utilizzando la funzione data. Ti mostro anche in questo caso la formula già inserita. L'anno è il 2026, il mese è 5, cioè maggio, e il giorno è ottenuto come somma fra 12, giorno iniziale, e 45, i giorni che devono trascorrere dalla data di emissione. Premendo invio otteniamo la data di scadenza. Esempio numero 3. Una garanzia decorre dal 18 novembre 2025 e termina dopo 14 mesi e 20 giorni. Calcola la data finale utilizzando una sola funzione data. In questo caso sforiamo sia con i mesi che con i giorni, poiché 20 più 18 fa 38, ma anche in questo caso la funzione data opera brillantemente. Come anno inseriamo il 2025, come mese 11 corrispondente a novembre più 14 e come giorno 18, il giorno iniziale, più 20, i giorni in eccesso rispetto ai 14 mesi. Anche in questo caso, premendo invio, otteniamo la scadenza in modo immediato. Vediamo ora un'ultima funzione utilissima quando si ha a che fare con i dati importati da database esterni. Le date nella prima colonna della tabella sono state importate da un gestionale e sono in formato testo. Ci viene chiesto di calcolare il numero dei giorni alla scadenza.
Quando andiamo a fare la differenza fra la data contenuta in cella A7 e la data contenuta in questa cella gialla, ottenuta mediante la funzione oggi, premendo invio otteniamo un errore valore, poiché stiamo sottraendo da un testo una data vera e propria ottenuta mediante la funzione oggi. Anche bloccando il contenuto della cella D3 mediante il tasto F4, premendo invio e trascinando la formula verso il basso, le cose non cambiano. Dobbiamo dunque riuscire a convertire queste stringhe di testo in date vere e proprie. Excel ci mette a disposizione una funzione, la funzione data.valore, che prende in esame una data formattata come testo e la trasforma in una data vera e propria. Proviamo a inserirla in cella C7, uguale data, selezioniamo con un doppio clic data.valore, selezioniamo la cella A7 e premiamo invio. Questa ora è una data vera e propria. Proviamo a cambiare il formato in formato generale. Otteniamo il numero seriale corrispondente. Annulliamo l'ultima operazione e trasciniamo la formula verso il basso, ottenendo così una serie di date. A questo punto possiamo determinare la data di scadenza. Sottraiamo da questa data la data di oggi, bloccata mediante il tasto F4. Premiamo invio e otteniamo i giorni alla scadenza. Copiando la formula verso il basso, riusciamo a rispondere alla domanda iniziale. Per mostrarti che questa non è una data, potrei utilizzare semplicemente la funzione anno. Posizionandomi in una cella ed inserendo tale funzione, scegliendo successivamente come argomento questa cella, premendo invio ottengo un errore valore, poiché in questa cella non è contenuta una data e dunque la funzione anno non riesce a estrarre l'anno. A questo punto potremmo inserire una formula unica in questa colonna in modo da determinare i giorni alla scadenza senza nemmeno utilizzare questa cella con la data odierna. Possiamo inserire uguale data.valore, doppio clic, cliccare in questa cella, chiudere la parentesi e sottrarre a questa data la data odierna ottenuta mediante la funzione oggi. Apro e chiudo la parentesi e premo invio. Ovviamente, trattandosi di un'operazione fra date, Excel darà un risultato in formato data, ma cambiando il formato in generale avremo i giorni esatti alla scadenza e trascinando la formula verso il basso risponderemo con un'unica formula al quesito senza nemmeno estrarre indipendentemente la data e calcolare la giornata di oggi. Annullo ora le ultime operazioni. Riepilogando, la funzione dataValore trasforma una data scritta come testo in una vera data riconosciuta da Excel, utilizzabile in formule e calcoli. Questa funzione è particolarmente utile quando i dati provengono da file CSV, da database, da software gestionali oppure da siti web. Riepilogando quanto detto in questo video, le funzioni anno, mese e giorno consentono di estrarre le singole componenti di una data. La funzione data permette di crearne una partendo da anno, mese e giorno, mentre data.valore converte una data memorizzata come testo in un formato che Excel può utilizzare per calcoli, filtri e analisi. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!